Il Sifu Gianluca Fumarola oramai lo conoscete, l'ho portato più volte sul canale e per me, senza troppi giri di parole, è il Sifu più forte in Italia. Ma oggi non siamo tornati per lui. Oggi andiamo a trovare il suo primo allievo diretto, Sifu Christian, per scoprire la sua interpretazione del Wing Chun, cosa ha ereditato dal maestro e cosa invece ha costruito da sé. L'ho messo alla prova, gli ho fatto domande scomode, ho testato la sua struttura, la sua capacità di generare forza, di restare stabile, di applicare davvero quei principi che sulla carta sembrano magici. E soprattutto in questo video iniziamo a toccare un tema che affronteremo ancora meglio nella seconda parte. Come si riconosce un vero Sifu da chi si è solo inventato il titolo? Esiste un modo concreto per scoprire se un maestro è davvero riconosciuto dalla Wing Chun Athletic Association o se ha solo photoshoppato quel titolo. Tra prove fisiche e verità scomode, come se l'è cavata il primo allievo del Sifu più forte d'Italia? Scopriamole insieme. Ossa a tutti ragazzi, sono Erwin, il CEO degli sport da combattimento delle arti marziali in Italia e oggi mi trovo nella palestra. Qualcuno di voi l'avrà già vista, forse magari la riconoscerete. Siamo nella palestra del Sifu più forte in Italia di Wing Chun. Però non sarà lui il protagonista di questo video, il video che vedrete oggi. Il vero protagonista è lui, Christian, Sifu. Ciao. Christian, ciao. Allievo diretto di Sifu Gianluca Fumarola, quindi il primo allievo diretto del Sifu più forte in Italia. Esatto. E io sono venuto qua, Christian, oggi, poi ne parleremo magari un po' della tua storia e tutto, sono venuto per provare, per testare con mano com'è un allievo del Sifu più forte in Italia, perché lui, ok, è grosso, è fisicato Gianluca, lo fa da tanti anni, abbiamo già visto che è forte. Vediamo magari uno che non pesa 85 kg di pura massellanza, di pura massellanza. E quindi voglio capire un po' anche il livello di un allievo di Gianluca Fumarola, come sarà. Io partirei prima, voglio che mi parli un po' della tua storia. Come vi siete conosciuti tu e Gianluca? Allora, ci siamo conosciuti perché io ho sempre avuto un po' questa passione da non praticante di arti marziali. Sono cresciuto da piccolo con i film di Bruce Lee, ok? Perché Wing Chun è sempre stato poco conosciuto. Pure te con Bruce Lee? Tutti, quindi film di Kung Fu, film di Karate. Una sera, passando per un paese, per Melegnano, ho trovato un volantino su un cestino dell'immondizia. Ai tempi la mia vita era un po' articolata, in realtà facevo ai tempi 2 lavori, okay. E passando da un lavoro all'altro in macchina mi sono fermato e ho trovato questo volantino. Mi è rimasto il dubbio, sono andato a lavorare. Cosa c'era su questo volantino? In realtà c'era disegnato Bruce Lee con scritto il miglior metodo di difesa personale, punto. Okay. E mi è rimasta questa cosa di Bruce Lee. E allora niente, sono andato a lavorare, alla sera ho finito tardi e tutta sera ho pensato a questa cosa. Ho detto devo passare di là. Sono passato, ho parcheggiato, ho cercato il volantino, ho fatto la foto. Il giorno dopo ho chiamato e mi ha risposto Sifu. Quanti anni fa stiamo parlando di Stiamo parlando circa del 2009. Minchia, a me come quasi 20 anni tra un po'. Veramente. Avevo i capelli. Porca. Quanti capelli fa? Ne avevo. Anche lunghi. E quindi trovi questo volantino con sopra Bruce Lee e scritto miglior metodo di difesa personale. Quindi già il nostro Sifu faceva le prime prove col marketing. Sì. Si dilettava nella nobile arte del marketing. Esatto. Quindi niente, ho telefonato e abbiamo organizzato questa lezione di prova. Il bello è che ai tempi era una palestra vicino a casa mia, quindi non pensavo di arrivare oggi qui dove sono ora. Pensavo a comodità, quindi vicino a casa mia, quello che pensano in molti, no? Sì, quindi ero uno dei tanti. Vicino a casa mia, il corso era il sabato pomeriggio, quindi non mi portava via neanche tanto tempo in settimana, sbattimenti, eccetera, e quindi vado a provare. E ci siamo ritrovati in palestra in pochi. Come tutti qua lo dico, mi sono ritrovato le prime lezioni a sentirmi a disagio. Cioè, vedevi tutte queste cose. Dici, quindi ti metti a vuoto, tiri i pugni a vuoto, quindi così, no? Però in mezzo agli altri ti uniformi. Fatto sta che poi questa cosa, andando avanti, cresce sempre di più, fino a che Sifu ha deciso di spostarsi a Milano. Ci sono state varie tappe in mezzo, quindi San Donato, eccetera, fino ad arrivare a Milano. E come ha detto lui anche in un'intervista, io gli ho detto per primo, io per questione di distanza, tempo, eccetera, io a Milano non riesco a venire. Mentre tutti gli altri erano d'accordo. Alla fine io sono stato quello che è arrivato a Milano, sono stato
l'unico, se non l'unico, uno dei pochi è rimasto, Ok. quindi tutti quelli che volevano andare non ci sono andati e io sono rimasto e poi ovviamente... Quindi diciamo che sei rimasto fino all'ultimo sulla nave dei vincitori. Esattamente. Bello, Tant'è cavolo. che alla fine passavo più sere in palestra che a casa. Ok. Com'è andato il percorso comunque che hai fatto? Quando hai cominciato volevi già diventare, arrivare a un certo livello o è stata semplicemente vedere dove mi porta? Vedere dove mi porta. Ok. Io non sono un tipo che piace iniziare una cosa e poi a un certo punto piantarla lì, no? Ok. A me piace essere abitudinario, quindi continuativo nelle cose. Quindi non avrei mai pensato di mollare subito il colpo, Ok. però non avrei mai pensato di arrivare qui. Questo. Cioè dire, passare 15 anni, 16 anni ad allenarti di questa disciplina, rimanere comunque sempre sotto il Sifu Gianluca. Ecco, la mia domanda è, non ti è mai venuto il dubbio, so che può sembrare che sto facendo un po' il pezzo di merda della situazione, però dico uno dopo... Mi viene in mente, ti faccio un esempio stupidissimo, mi sto allenando per 10 anni in una palestra di pugilato, di kickboxing, quello che è. Mi viene da andare a testare magari anche in altre palestre, in altre cose, perché nella mia testa penso, magari non sempre così, perché è una cazzo, cioè, però Sì. dentro la mia testa Ci mi sta. immagino, faccio nuove esperienze, miglioro, quindi non rimango più in un certo punto fisso, ma magari ho la possibilità di andare oltre. Tu come l'hai ragionata questa cosa qua? Cioè, perché sei comunque sempre rimasto sotto Gianluca. Allora, in realtà il percorso ha avuto alti e bassi, come in tutte le famiglie, no? Perché alla fine non voglio parlare di famiglie perché secondo me la famiglia è una cosa imposta. Certo, ok. Quindi quando tu entri in una palestra, in un'associazione... Questa è una famiglia che ti sei scelto. Esatto. Chiaro. In realtà si crea un gruppo, perché la famiglia, come i genitori, come i fratelli, è una cosa che tu non puoi scegliere, Chiaro. ce li hai. Certo. Il gruppo è perché tu lo scegli, come l'amicizia, no? L'amico Certo. è perché te lo sei scelto. Certo. Quindi in realtà mi sono trovato dentro questo gruppo, ma abbiamo avuto alti e bassi che poi abbiamo sempre sistemato, se no non saremmo qui oggi. In realtà la mia idea di mettermi in dubbio l'ho avuta a volte sì, a volte no. L'ho risolta come? In primis mi piace quello che faccio, quindi mi fa stare bene. Ok. Quindi non ho Quella necessità, quella sì, necessità di andare oltre. voglio andare oltre. Ok. Poi in realtà facendo lezioni con Sifu, eccetera, si va anche un po' fuori dallo schema che è quello della tecnica precisa, eccetera. Ok. Tant'è che a volte quando facciamo lezioni, facciamo CISO, facciamo sparring, eccetera, lui mi guarda e mi dice: tu mi devi colpire, colpiscimi. Ok. Quindi da lì esce un pochino da quello che è vincolante per l'allievo, ok, rimani nella tecnica. Capito. Perché io qua dentro riesco a gestirti. Ok. È differente. Tu colpisci, mi fai quello che vuoi, tu mi devi Certo. colpire. Posso osare una cosa magari su Sifu Gianluca? Magari non è una mia impressione questa, però conoscendolo, avendo avuto modo di conoscerlo in quest'ultimo annetto che stiamo collaborando tantissimo, stiamo facendo un sacco di video assieme, lui è uno che si informa e evolve sempre. Sì. Non è mai rimasto, cioè le cose che insegnava, magari già mi guardavo i suoi video tanti anni fa, quello che insegnava ai non è che lo insegna ancora oggi, No. va sempre avanti, poi mischia sempre alchimia, psicologia, Sì. tecnica, eccetera. Quindi quella magari potrebbe essere stato anche questo un fattore, Assolutamente. cioè proprio soggettivo suo che ti ha fatto anche rimanere perché non sentivi la necessità. Hai in primis un maestro che sta continuando comunque a scalare sempre di più le sue conoscenze a livello conoscitivo della disciplina, sì. e quindi magari anche per questo motivo qua non hai Sì, sentito mai la sicuramente. necessità di cambiare, andare da un altro e dire quello Sicuro. faceva schifo. Anche perché tu inizi quando arriva una persona nuova in palestra, cominci a insegnargli delle tecniche, perché attraverso delle movenze corporee tu cerchi di cambiare qualcosa a livello mentale, no? Chiaro. Ok? In realtà se tu non ti evolvi, tu rimani sempre tecnica, Certo. ma la vita non è tecnica. Alla fine tu vieni in palestra, ti alleni 1, 2, 3 volte alla settimana, poi alla fine quella tecnica che fare qui, fuori, non ti servirà a niente, al di fuori di quello che è la collocazione, certo, proprio nella certo, vita in generale. Quindi alla fine se tu rimani solo nella tecnica, tu rimani lì nel tuo laghetto e sei lì. No, ovviamente, rimani là e non evolvi, non fai Ovvio. niente. Ora mi interessa anche sapere, mi hai detto che all'inizio ti sentivi un po' a disagio appena hai cominciato sta disciplina, perché è molto criptica è una disciplina bellissima il Wing Chun, a me piace un sacco, mi piace come lo insegna Gianluca, quindi mi ha affascinato anche a me quella cosa di scoprire di più. Però inizialmente
realmente passi a fare determinate cose che dici ma perché sto studiando sta roba? Parti già dalla posizione di base. Però ti è mai venuto in mente di mettere sempre in dubbio? Cioè ti veniva anche a te quella roba di mettere costantemente in dubbio quella roba? Certo. Quindi è normale. È normale, è normalissimo, è normalissimo. Come è capitato a me, è capitato anche a Sifu. Certo. Cioè non per altro, in realtà è sempre stato alla ricerca di un maestro. Cioè lui è andato avanti alla ricerca fino a quando ha trovato quello che per lui va bene, quello che gli fa stare bene, quello che per lui ha più senso. Infatti all'inizio, quando lui era alla ricerca, ero sempre io che gli coprivo i corsi in palestra. C'è stato in quell'anno, mi sembra, avevamo 3-4 corsi tra Milano, via Greppi, eccetera. Quindi io tutte le sere dovevi dargli il cambio così. Sì. Il disagio comunque, tu pensaci, perché poi noi già facevamo, Sifu già faceva un altro lineage prima, no? Il lineage Pchun. Ok, sì. Ok. Quindi parti già dalle posizioni. La posizione di base, diciamo, già ti senti un pirla. Arrivi per la prima volta in palestra, ti metti questo, ti metti così, no? Ok, quindi già... Io la prima volta che l'ho vista, sai cosa ho pensato? Da ignorante, venendo dal pugilato, dalla kick. Ma come fa uno a combattere così? Cioè, esatto. Ma che mi dà una soffia e vado indietro. Esatto. Che poi ci sono differenze di lineage. Ogni lineage è specializzato in qualcosa, no? Ok. E ci sono differenze anche nella posizione di base. Nel Wing Chun c'è tradizionalmente il fatto veramente cambia tra Ip Ching e Ip Chun, cambia la posizione di base? L'idea. In realtà non è tanto da Ip Ching e Ip Chun, ma da atleta a atleta, da praticante a praticante. Ah, ok. Perché se tu ti metti così, cioè tu già capisci che io sto andando indietro. Certo. Quindi parti da un presupposto dove tu devi avere una buona base di equilibrio, devi avere il tuo baricentro tra i piedi, devi essere rilassato. Ok. Se tu sei così, la prima cosa che contare qual è? L'addome per non cadere indietro. Certo, devi isolare l'addome. Quindi è stupido, no? Chiaro. Il punto qual è? E se rimani lì, tu rimani lì a vita. Se il tuo percorso va avanti, ha una guida che ti fa, non che ti spiega cosa fare, però ti fa ragionare su quello che stai facendo. Bravo. Allora tu dici, ok, la posizione non ti dice base... devi stare così per questo motivo qua e lavorare. Quindi posizione di base, peso al centro, ok, ma se la schiena la tengo dritta, allora riesco a collegare l'intero corpo. Ok. È già differente. Parlavo con Sifu tempo fa sul fatto che gli ho detto un allievo mi ha detto che ha visto la mia forma d'omino di legno e l'ha vista diversa dalla tua, no? Io non vedo molte differenze. E lui mi ha detto, è giusto che sia così perché se fosse uguale avrei fallito. Cioè in realtà... Ok, mi piace sta cosa. Sì, in realtà il maestro, la guida, non deve creare delle copie. Cioè non posso insegnare a te quello che faccio io, perché l'hai detto all'inizio del video, no? Corporature diverse. Chiaro, hai detto una bellissima cosa qua. Io devo insegnare a te a tirare fuori il meglio di te stesso, certo, non a diventare la copia di qualcun altro. Il mio fisico è diverso dal tuo. Io magari tirare i colpi in una certa maniera mi viene bene, ma a te no, perché magari sei più basso, c'hai le leve più lunghe o più corte. Esattamente. O mille cose. Esattamente. Vero, cambia. Prendi una persona più grossa può basarsi molto di più magari sulla forza. Certo. Io magari quella cosa lì ne ho meno e quindi devo basarmi su altro, quindi specializzarmi più sulla tecnica. Ogni corpo a sé. Ok, mi fai vedere la posizione di base del... Come la faccio oggi? Come la fai oggi, che voglio provarla anch'io e poi mi spieghi il perché di questa posizione. Ok. Allora, quello che mi interessa, perché mi è stata spiegata da Gianluca, però voglio che me la spieghi dal tuo punto di vista. Ok, per vedere se c'è differenza. Esatto, mi interessa quello. Allora, quello che si spiega all'inizio facendo la posizione di base, che poi negli anni può venire corretta in base al praticante, quindi tu devi sentirtela addosso. Ok? In realtà tu da qua unisci i piedi, pieghi leggermente le ginocchia non superano la punta del piede. Schiena dritta o... Schiena dritta, schiena dritta. Poi vedrai cosa succede. Da qua apri al massimo la punta dei piedi, apri i talloni, da qua dovresti il bacino fare questa rotazione col bacino. Ok? Ora, da questa posizione qua in realtà sei scomodo. Ok. Tutte le persone normalmente tendono, per diventare comodi, a fare questo. Andare indietro. Tu vai a bloccare i quadricipiti, una leggera tensione sull'addome per non cadere indietro, e tu qua sei comodo, un po' come se tu sei al bar a berti una birra e sei così. Sei comodo. Per me invece è scomodissima sta roba. Io non so chi è che la trova comoda. Hai una conoscenza. Cioè, a me viene andare indietro. Apri i piedi. Ok. Piega le ginocchia e fai una retroversione del bacino. Esatto.
Questa è la posizione di base. Ok. Quello che l'allievo... Così è già più comodo per me. Esatto, Sì. quello che l'allievo inizialmente sbaglia, esagera a fare questo. Ok, che va in Bravo, dietro, dici. di conseguenza possono capitare due cose: o esageri, faccio vedere in camera, o esageri e fai questo, quindi ti abbassi la incurvi, schiena, perché ok. così enfatizzi. È un po' come fare spalle e tirare sul contrappezzio. Ok, sì. Ok? Non stai isolando Quindi la spalla. enfatizzi quella roba, oppure incastri le articolazioni attraverso i muscoli e fai questo. Ok. Però tu già così stai andando indietro. Sei un peso morto. Esattamente. Quindi a questo punto io ti direi: non pensa alla Wing Chun perché ti schematizza. yes. Ok? Pensa al tuo corpo, fai finta. Io come esempio di solito faccio: tu fai pesi, hai mai fatto squat? Sì? Esattamente. Male, ma li ho fatti. Ecco, è come fare squat, ma invece di avere i piedi paralleli o i piedi aperti, Ce li hai- tu hai i piedi leggermente così. Ok. Devi far cadere il tuo corpo sulle tue ginocchia. Basta. Ok, E così. tu qua hai la schiena dritta. Ok, così ci sono. E questo è quanto? Ok, una volta che sono arrivato qua, però, che, Oh. che mi sento un cretino. Ti senti un a cretino. stare così. a dire, Ciao! Ecco qua un cretino. Ciao a tutti! Perché in realtà stai costringendo qualcosa, rilassa le gambe. Basta. Ok, Nel Wing Chun, nelle arti marziali, nel Kung Fu, si parla molto di spinta dalle gambe. Ok, quindi prendi la forza dell'avversario, usa contro di lui, spingi dei piedi. Che c'è prendi anche la base di tutti l'energia. gli sport da combattimento, Bravo. penso sia questa. Ogni Bravo. pugno che tu tiri nella box, nella Thai, mi insegnano da sempre. Esattamente. Che è tutto dalle gambe, parte. Esattamente. La differenza è che uno sport da combattimento tu magari sei così. Però vedi, è già, ora ti faccio la prima, tra virgolette, critica, è già immediato spiegare a qualcuno, tu devi stare così perché così starai, Esatto. tiri i pugni. Esatto. Allora perché mi fai stare così? Perché innanzitutto all'inizio è allenante e ti serve per riuscire a capire come collegare la parte sotto del corpo con la parte sopra. Ok. Poi in realtà non è una posizione di combattimento, è una posizione di transizione, chiamiamola. Ok. Tu ti puoi trovare così, ti puoi trovare così. È Ok. differente. Quindi questa la usate solamente come fase allenante All'inizio per quello. cosa? Stabilità? Entrambe le cose. Entrambe le cose, stabilità e mobilità, perché è una via di mezzo tra una posizione che può essere molto stabile Ok. e una posizione che in realtà stai più in piedi ed è molto dinamica. Ok. È una giusta via di mezzo, un giusto equilibrio. Perché attraverso quello tu riesci a capire cosa azioni nel tuo corpo per sviluppare le tecniche che puoi fare nella forma. Quindi voi andate molto ad isolare quando fate questo lavoro qua, state nella posizione, diventa quasi una posizione naturale di allenamento, Sì. quindi solamente di Sì. allenamento, e vi serve per concentrarvi più sulle mani, Esatto. isolare le mani. Esatto, tu in realtà inconsciamente fai cadere il peso del tuo corpo sulle gambe e mantieni le gambe attive. Ok, Ok? Il punto qual è? Il punto è che se io ti faccio mettere così e ti faccio allungare un braccio, è molto più intuitivo il fatto che tu scarichi sulla gamba dietro. certo. Perché quando fai questo, tu hai la gamba che è in linea con il braccio. Chiaro. Ok? Qua invece è molto più difficile. Esatto, perché complicare le cose? È un po' come uno ti dà da bere una bottiglia d'acqua e ti dice bevila così. Hai Ma ragione. perché? La bevo da così, faccio prima. Perché? In realtà con la bottiglia d'acqua fai box. Fai bongs, ok. Bello. Allora, Perché in complicarsi? realtà qua, se vogliamo vedere sotto un altro aspetto, comincia già una prima selezione. Ok. Quindi quello che viene in palestra e vuole già mettersi alla prova, Hai già capito che non ci deve stare qua non farà un percorso. Esattamente. Farà solamente si Esattamente. sfoga e va a casa. Esattamente, quella è la base. Poi, in realtà, si comincia a costruire tutto attorno a delle tecniche. Tu all'allievo insegni la tecnica. Ok. Ok? Andando avanti, le tecniche svaniscono. Perché in realtà in un combattimento reale la tecnica quando la vedi, mai. Certo. Mai. Certo. Ok. Ma è più una questione di istinti e Esattamente. cose che ti È tutta roba che tu hai allenato Chiaro. e in quel momento ti deve saltare fuori. Chiaro. Se pensiamo che la tecnica poi svanisce e quindi non c'è più, in realtà la tua posizione, che tradizionalmente Wing Chun dice che tu il peso devi averlo sulla gamba dietro, se tu ce l'hai anche 50-50 non succede nulla, devi esserne però consapevole. Ok. Hai capito? Tu devi imparare a utilizzare il tuo corpo e sviluppare il massimo della potenza che può generare il tuo corpo. Dopodiché tu puoi fare tutto. Vuoi saltellare? Saltella. Quindi da qua mi trovo. Da qua. Mi trovo Ok. qua. Qual è la fase dopo? La fase dopo che si insegna, prima di arrivare alle forme, è creare, fare arrivare una certa conoscenza, devi conoscere come funziona il tuo corpo. Nel Wing Chun si dice che non bisogna utilizzare forza.
Ok. In realtà la forza la utilizzi, perché se non usi i muscoli non puoi bloccare. Esatto, come forza intendi non concentrarsi Bravo, non devi bloccare l'articolazione attraverso i muscoli, ok? Da quel punto, allora, diciamo, non devo utilizzare forza. Come faccio a far sentire quello che faccio? Il primo step è allineare le articolazioni. Ok. Ti faccio capire per esempio come. Vai. Stendi il braccio, mettiti pure in posizione di base. Mi metto in posizione di base, quindi con l'anca... Appena. Ok. Appena. Ok. In realtà quello che ti serve là è il bacino. Vedi che stai già andando indietro. Se io metto peso qua, allora dove vai? Vedi che sta cosa qua Sì. ti porta a cadere indietro. Sì. Fai finta di fare uno squat. Ok. vai. Guarda che sei dritto. Ok. Stendi il braccio. Se io da qua ti dovessi dire fai questo, tu qua hai un'articolazione che non è in linea con che cosa? Non con il corpo, con il piede. Ok. Se io qua metto una leggera pressione, senti che va là. Sì. Ok. Se io da qua ti dovessi dire il tuo gomito... Perché non sono abbastanza più... No, è qua. Ah, ok. Se io da qua ti dovessi dire metti questo qua, questo davanti all'anca. Ok. Ok. La tua idea adesso è il busto deve cadere giù. Ok. Le gambe devono spingere su. Ok? Io enfatizzo adesso il peso del tuo busto. Ti metto una mano in testa e spingo giù. Tu con le gambe devi spingere. Ok. Nel senso opposto. Spingi con le gambe, non con la schiena, con le gambe. Ok, qua. Porta la spalla in avanti. Eccolo qua. E hai creato un blocco. Ok, perché cos'è che ho sbagliato? Hai Ho bloccato distanziato la troppo. spalla. Torna qua. Os. Torna dove eri prima. Che spingo, devo spingere con le gambe. Questa parte qua deve proprio cadere per terra, le gambe ok, la tengono ok. su. Senti questo gradino? Toglilo. Ok. No, non l'hai tolto. Ma perché Metti la mano dietro. Ma si può togliere? Sì, metti la mano dietro. Cioè, Prendi la mia scapola. cioè sarebbe proprio... ok. Senti la scapola. Ok, ma la differenza tra... Ah, ok. Ok. Se no ti manca un'articolazione in linea. Riproviamo. Il gomito rimane piegato. Bravo. Ok, Rimane così, piegato. così. Porta la scapola in avanti. No, in avanti. Sì, stai dritto. Faccio io. Qua. Spingi su con le gambe. Guarda. Guarda. Ti dirò di più. Torna lì. Torna lì. magia! Vieni. Svelato il L'altra segreto. volta non me l'ha insegnata il Svelato Sifu. il segreto. Devi Non andare- me l'ha voluta insegnare come Devi si andare deve. dall'allievo diretto tu. Porca miseria, dal primo allievo diretto che mi puoi insegnare queste cose. Perché tu lo conosci da tutto sto tempo, quindi sai tutti i segreti. Cosa mi, Ebbene sì. cosa mi devi spiegare? Dai, Torna dai. dove eri prima. Mi piace. Torna dove eri prima. Ok. Perché così è semplice, no? Ok. Quindi togli questo. Stai dritto col busto. Questo in avanti. Ehi, solo la spalla. Eccolo qua. Ok. Perché così è semplice, no? Il gomito, quello giù, quello su. Perché così è semplice, il gomito è piegato, quindi io in realtà sto spingendo giù. Ok. Ok, quindi senti il peso sotto quel piede. Sì. Adesso facciamo più semplice. Il gomito, spingi il gomito in avanti e stendi il braccio. Spingi il gomito in questo. avanti. No, mettici forza. Non ti ho spostato veramente. Non ci credo che ti Ti ho faccio vedere spostato. un'altra cosa, stessa forza, io sono fermo qua, Sì. Spingi con la spalla. Vedi che cadi verso me. Io sono fermo qua, non Perché? cambio. Cazzo, eppure penso di essere forte di spalle. Il punto qual è? Alzavo 16 kg. Il Minchia, punto facevo... qual è? Quello, la prima cosa che avviene qua dentro, quando cominci a metterti in posizione di base, è un cambiamento di pensiero. Se tu Pazzesca sta vuoi cosa. spingere me come vorrebbe spingermi qualunque persona che c'era fuori, Cioè, ovvero andare proprio di spalle, vuol dire che cose. questa non è la tua strada. Ok. Perché altrimenti butti via 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni Per imparare comportarti niente. come tutti gli altri. Sì. Cioè, ti sei studiato magari la tecnica, i principi e tutto il resto per niente. Per quello che ti dico, va No, ma bene adesso mi rifai vedere sta cosa. Se per realmente quello che ti riesco dico, a farla o mi pigli tecnica per il culo. svanisce. Per quello. Ok. Perché se no rimani su chi è più bravo, chi è più veloce e chi ha un bagaglio maggiore tecnico. Vero? Rimane tutto lì. Sì. Porca miseria. Cos'è che vuoi fare? No, voglio riprovare quella roba là. Quindi tu metti questa in avanti. Eh sì, perché così metti in linea l'articolazione, metti in linea la scapola con la schiena. Ok. Perché nel Wing Chun, scusami, non si usa la spalla, si dice la spalla non va usata. Perché no? Cioè se io devo fare questo, la spalla la uso, per forza. Certo. Però- Oppure
il gomito si tiene basso perché il gomito è collegato all'anca, vedi? E tutti, sì. Vai a casa, pensaci. Mentalmente puoi collegare il gomito all'anca, però cazzo, c'è una spalla di mezzo. beh, certo, cioè non si muove da solo. Cioè, Quello che succede non di è che solito è devi spingere con l'anca sul gomito. Ah, adesso ho capito, così succede. No, c'è una spalla di mezzo, che cavolo devo farci? Però viene magari presa meno in lavorazione. Esattamente. No? Quindi lavora di meno. Si usa l'articolazione per quello che serve, non si usa la muscolatura per bloccarla, quell'articolazione. Che bello, ogni volta mi piacciono un sacco queste cose perché sembra di parlare di magie, cose strane, e in realtà io pensavo mi pigliassi per il culo. Adesso la riproviamo, però voglio vedere se realmente riesco a tenerti, se Vai. mi spingi realmente. Quindi, Ok. dritto, giù, adesso qua. Scapola avanti. Ok, la tua idea è come se tu qua il gomito fosse appoggiato su un tavolino Ok. e striscia su un tavolino il gomito. Ok. Questo giù, quello su. Vai. Stendi. Sentite adesso? Ci sono riuscito veramente. Sifu, ci sono riuscito. Quindi posso diventare Sifu. Abbiamo Sifu che ci guarda. Quindi, posso diventare Sifu pure io adesso che lo so fare Yes. questa cosa? Esame, ci vuole esame. Ecco, come funziona? Come Per faccio a diventare diventare Sifu? Sifu? Sì. Beh, allora sicuramente hai bisogno di un Sifu che ti presenta, Ok. chiamiamolo così. Dopodiché c'è un esame da sostenere alla Vinzuna Athletic Association. Ok, quindi c'è comunque, non si fa tutto nella tua palestrina, ma ci deve essere un rappresentante Lo del... puoi fare in 2 modi in realtà, Ok, che è per il più dei casi che ci sono in Italia. Ok. Tu puoi fare l'esame con il tuo Sifu qua. Photoshop. Veramente. Tu puoi fare, si può fare, vengono bene, secondo me vengono L'ho bene. tirata a caso, però penso che sia possibile. Tutto è possibile. La tecnica svanisce. La tecnica svanisce. E tu puoi farlo nella tua palestrina, Ok, quindi il tuo Sifu ti esamina, dopodiché ti lascia l'attestato della sua associazione. E tu Ok. per la tua associazione, per esempio la nostra VCKSD, tu sei Sifu. ok. Punto. Però ha una valenza solamente Bravo. su territorio su 5 metri di tatami. Bravissimo. Ok. Se invece ambisci a qualcosa di più serio, qualcosa fatto bene, Ok. l'esame va sostenuto alla Vinzuna Athletic Association, Che è in Cina. che è in Cina. Che è in Cina, Quindi ok. o vai là o comunque presenti dei video, devi avere un maestro che ti presenta e devi seguire. Che ti danno, c'è qualcuno sopra che ti dà l'ok, Esattamente. uno della roba cinese, comunque quindi un Esattamente. cinese che ti dice ok, tu Esattamente. puoi diventare Sifu. Esattamente, quindi lui, o che per lui per esempio Sifu, allievo di Sifu Dennis Lee, Ok, ok, quindi lui mi ha presentato per poter fare l'esame. ok, ho capito. Ok? Una volta che tu fai l'esame non è visionato nel nostro caso da Sifu Dennis Lee, perché sarebbe, passiamolo così, un conflitto di interessi, cioè, o meglio, favoritismo. Perché tu dici, essendo che già ci conosciamo... È allievo del mio allievo Ok, e quindi sai, ok, ma ok. sì, dai. E quindi come funziona? No, c'è una commissione. Ah, ma va, veramente? sì, Questo non lo sapevo. Io pensavo che il Sifu chiamavi il Sifu Dennis Lee, però effettivamente sì, uno potrebbe farsi i magheggi, le cose. Bravo. Dai, il Sifu, dai. Bravo. Vieni in Italia, ti fa in giro, ti porto Esattamente. a vedere il Colosseo. E poi la gente parla, Ferma. mormora, no? Ovvio. In realtà c'è una commissione che visiona, fanno Ok. le loro valutazioni e dopo ti certificano o non ti certificano, o non ti certificano come Sifu. È riconosciuto a Hong Kong. Ok, quindi tu vieni riconosciuto dalla base, Esattamente. da casa base in Esattamente. Cina. Quindi tu lì in ti realtà hai dico- un riconoscimento che arriva dal cuore di dove è nato Wing Chun. Ok. Cioè tu fai conto che tutte le scuole mondiali, come ritrovo, tutti per quanto riguarda la linea Ip Man, Ok. li ritrovo lì. Ok? Quindi il tuo riconoscimento arriva da lì. Ok. Poi con Guarda, gli anni- la mia domanda è, sappiamo che per tutte, ma non solo nel Wing Chun, io ti posso parlare anche di tante altre discipline, essendo che il grado di Sifu viene un po' svolazzato, no? Bello, dai, minchia, ti porto una cassa di ciliegie, fammi una firma. Quindi funziona un po' così. C'è un modo per verificare se una persona è Sifu oppure no? Assolutamente. Esiste? Sì. Come si fa? Non te lo dico. Ah, dai! E il video finisce qua! No, allora, se vai sul sito della Vinzuna Athletic Association c'è un database, quindi è visionabile da tutti
non devi avere un accesso privato. Chiunque può andare sul sito e visionarlo. E tu puoi mettere il nome della persona e ti esce. Ci sono nel menu, tu entri nel menu e ti dicono quali sono i Sifu Junior, i Sifu Senior, quindi tutti i Sifu certificati direttamente da là. Ok. E quello è un database. Quindi mi stai dicendo che tu compari Yes. su quel database? E anche il Sifu Gianluca Fumarola? Yes. Minchia, porca Sì. miseria. E uno quindi- può andare a controllare. Quindi ragazzi, da oggi in poi abbiamo un nuovo controllare. strumento per riuscire a controllare la valenza di un Sifu italiano o non. Andate sul database della Vinzun Athletic Association, scrivete il nome e cognome di chi si professa Sifu e lo scoprite. Esatto. Cazzo che figata. Però io so che c'è anche un'altra cosa, poi mi fai vedere, voglio vedere anche qualche altra tecnica. Ora la farò solamente vedere. Inquadriamo solo quel libro là, che lo faremo vedere a fine video. Perché sarà la vera chicca di questo video. Quindi solo per quelli che rimarranno con noi fino alla fine. Perché là ci sono delle cose molto carine, tra cui una cosa che io ho visto. Questo del video come si chiama? Gancio? È più montante, una mazzettata sotto ai denti. È una mazzettata sotto ai denti. Con una bella chicca che ho visto prima, in anteprima, grazie al Sifu Christian, un personaggio. Ragazzi, non vi dico niente. Questo sarà solamente per chi aspetta fino alla fine del video per aprire insieme quel libro. Vi farò vedere una cosa che tanti di voi che mi seguono e che seguono il mondo delle arti marziali diranno non ci credo, che è quello che ho fatto io. Cioè tu l'hai vista la mia faccia appena l'ho vista, no? Ho detto no, è falso. E tu no, è proprio lui. Già, è lui. Ho detto porca miseria. Qualche anno dietro. Ma torniamo a noi adesso, quello lo lasciamo come chicca finale per la fine. Adesso quindi stasera quando esci qua metti tutti davanti e provi a spingerli. E prova a spingere le persone, cazzo che figata. Però sai, comunque non è una cosa immediata collegare 12.000 cose, cioè viene istintivo, per me viene istintivo certo. questo. Certo. Non viene istintivo No. ok, le gambe ci sono, No. questo c'è, questo in linea, Ti mi viene sembra istintivo che... come che cosa? Uno ti taglia la strada oppure uno, che ne so, sei in coda, ti passa davanti, Sì. ma scusa, non c'ero io, vaffanculo tu. esatto. Ti viene istintivo così, uguale. Quello, stessa sì. maniera. Però È difficile dopo non quanti rispondere. anni ti viene che non ci devi più pensare a come tenere la cosa? Tanto, ma non è dopo quanti anni, dopo quanto allenamento. Ok, Sì. quindi l'hai provata tante Sì, volte sì, per... assolutamente. Cazzo che Poi in base a con chi ti rapporti, Fammela provare. faccio io? Sì. Cioè, tu praticamente, io... Allora, così uso la da qua- spalla, senti. Così blocco la schiena. Vieni, spingi. Perché io so che può farla Sifu Gianluca Fumarola, però ripeto, grazie al cazzo, 85 kg, tutto tirato, tutto fisicato, si allena 12 ore al giorno, è grosso. Quanto pesi, Cristian? 62. 62 kg. Io ne peso 80 pure io. Quindi in questo caso cioè, Allora. ha molta più valenza questa Allora, cosa. in realtà, Sì. quello che ti ho fatto provare prima, tieni, non fa il buono, ok? Se io vado dalla spalla succede questo, senti? La prima cosa che succede mi si alzano le punte dei piedi. Quindi il fatto di cadere col busto e spingere con le gambe non ha più valenza. Ok. Ok? Io quello che devo fare è prendere la tua spinta e portarla giù nei piedi. Basta. Da qua e giù su un ferro. Weila. Aspetta, ma perché saranno le calze che devo piantarle bene? Puoi farlo col pugno o con la mano, uguale. Ok. Sai? Tu vuoi dirmi che riesci a spingermi da qua? Sì, da qua sì. Con 60 kg? Così, perché il pugno scivola. Ok. Senti che siamo sudati. Ok, metti la mano, metti la mano. Vai. Sei? Sicuro? Ok. 60 kg. Porca troia. Cioè, finché la fa uno che dici bene o male è della mia stessa stazza o più grosso, fa più impressione quando invece... 60 kg. La cosa difficile è quello che lascia un pochino di più, magari quando lo fai vedere a qualcuno e qualcuno guarda, torna qua. Che se io lo facessi così, tieni. Sì. Se lo facessi così, senti, c'è sforzo, si alza Sì, le punte dei piedi. sì. In realtà, tieni, quello che tu devi fare è devi riuscire a stendere le braccia comunque parlando lo stesso. Non devi andare a È vero, quella è una cosa impressionante che dà fastidio all'altro, no? Che si là tutto teso. C'era qualcuno dietro, no? Porca miseria, no, ma lo aggiungerò con Photoshop. Così dicono, grazie al cazzo.
Ti metterò un senpai Luigi dietro che ti sta tenendo così. Che mi dice rompi. Rompilo tutto. Ok, torniamo a noi. Da questa posizione qua mi hai spiegato un principio delle robe. Cos'è che vai a fare? Cioè, inizialmente, su cos'è che ti concentri maggiormente? Io voglio sapere il tuo, come spiegheresti tu il Wing Chun a qualche persona, a una persona nuova che si vuole approcciare a questa Dipende dalla disciplina? persona. In realtà non c'è un metodo fisso Erwin. per tutto. Ok, Erwin. In realtà tu già arrivi da... Erwin? Sicuro che è Erwin? Sì. In realtà tu arrivi già hai già un bagaglio, no? Ok. Quindi tra Muay Thai, box, poi sicuramente avrai provato anche altro, quindi Sì. tu hai un bagaglio, ok? Quindi È più difficile in questo caso? No, non è più difficile, è più semplice perché conosci meglio il tuo corpo. Ok, quindi tu dici ho già sperimentato movimenti con il mio corpo. ok. Quindi quello che ti vado a spiegare è voglio renderti consapevole di come isolare le parti del tuo corpo Ok. per riuscire a metterle insieme per sprigionare il massimo della tua potenza. Cosa mi faresti fare? alla prima Esempio, lezione? questo potrebbe essere un esempio. Ok. Un'altra cosa che ti farei fare, per esempio, è pugno al sacco a muro. Ok. Quello perché? Perché già comunque tu avendo un background di sport da combattimento, ti ricordi l'inizio del video? Cominciamo a creare una selezione. Ok. Quindi vediamo se tu sei disposto a spenderci tempo, sudore, Bravo, eccetera. bravo. Come disse il Sifu Dennis Lee, Kung Fu is sudore E tempo. e tempo. Esattamente. Tempo e sudore. E sono cose che nessuno ti può regalare. Cavolo, Facci è caso. vero. Nessuno Cavolo, ti è può vero. regalare tempo, nessuno Però ti può per regalare qualche strano motivo, fuori da questa telecamera, quindi quando sentono parlare di Kung Fu, arti marziali, la gente ha una percezione diversa. Ha la percezione che imparo quella tecnica e sono... Ho già imparato, ho imparato la tecnica, so farlo. Ovvio. Cosa che magari chi viene da una disciplina come lo sport da combattimento, box, kick, thai, è più immediato e vedi il percorso. Per le arti marziali invece sembra che chi fa vedere la tecnica dice è così, bastava questo? E non è che bastava quello. Quello per riuscire a farlo bene magari ci ha messo anni, ci ha messo 20 anni e quella è la parte più difficile. Il problema secondo me La nelle finezza. Sì. Il problema secondo me nelle arti marziali, uno dei grossi problemi è che quando si vedono i video, quando si va a provare eccetera, tu ti rapporti sempre con un pugno. Ok. Che Quindi- voglio provare adesso. Quindi il maestro fa vedere un pugno, ok? Quindi reagisci ad un pugno, Sì. l'allievo tira un pugno, sta lì, funziona la tecnica, eccetera, eccetera. Ok. Il problema qual è? E lo posso dire a te perché arrivi da box, per esempio, ok? Il pugno non sta lì. Soprattutto l'energia del pugno non sta lì. Chiaro. Perché il tuo braccio può stare lì, si deve svuotare dell'energia. Certo. Ok? Quindi quello che secondo me crea discrepanza nei video, nelle spiegazioni, eccetera, è E vedere l'allievo che sta fermo e il maestro che Esatto. gira attorno. Ti faccio un esempio palpabile. Tira un pugno. Tolgo Vai. il braccialetto. Tira un pugno qua. Boh. Forte. Boh. Oh, vai, forte. Vai. Ok, tira un pugno e rimani lì. Vai. Ok, rifallo. Quello che succede è questo, vai. No, dritto, non di là. Ok. Senti che rimane qualcosa qua. In realtà questo qualcosa non deve rimanere, perché questa è solo tensione muscolare. Certo. Ma è questo che serve per... in che senso? No, questo è sbagliato. Tira un pugno. Basta. Senti che si svuota. Ok, C'è tu una- dici non è che stai No, rigido così no, tutto il tempo. Perché sennò Dici, no. rimango vincolato lì. Ok, hai ragione. La presenza c'è. Sì? Perché poi si va a legare agli altri principi. È la cosa più sensata perché è un dispendio di energia troppo Bravo. inutile. Bravo. Ma lo posso dire a te? Perché tu già Certo. comunque hai qualcosa. Sì, esempio tu. Questo- Fai sta roba, questo no. il Senti. pugno è già andato non ha senso Non che mi rimani serve a là. nulla, no? Mi va bene la presenza, mi va bene occupare lo spazio. Sì. Senti? Sì. Ma non c'è più quella roba Sì, che mi sì, sì. serviva per non prendere il pugno. Ok. Ok? Quindi quello lo Sì, posso interessante. spiegare a te perché tu comunque hai già una conoscenza. È un po' come spiegare i pesi a qualcuno. Sai qual è la cosa difficile di spiegare queste cose? Che abbiamo cercato di spiegarlo anche col Sifu Gianluca. Non viene percepito dall'altra parte perché la gente non ha toccato con mano questa... La cosa che mi spieghi te, io ho capito cosa intendi e lo noto sentendo praticamente la tua pressione. Sento una pressione iniziale, la pressione c'è ma non è più, Bravo. non è fissa, Bravo.
non è aggressiva, Bravo. capito? È una presenza per dire io sono ancora qua. Bravo. Come cazzo fanno a vederlo da là fuori? E Posso quella è non la farlo parte vedere, ma posso cercare di fartelo capire. difficile. Ok. Nella box, Sì. ok, cos'è la cosa più importante durante una sequenza? La conchiglia. Se no- Per non fare pesca pesce. per non fare pesce a pesce. No, allora, durante una sequenza, non lo so, è molto vaga come cosa. Mi viene da dire la postura, il gioco di gambe, l'equilibrio, il cambiamento. rimanere in guardia, il cambiamento. In che senso? Devi essere veloce a cambiare. Se tu non sei veloce a cambiare, rimani lì fermo. È come nella vita. Tu parli della situazione, Sì, no? pugno? Ok. Ok. Vedi, non cambio. E cambia. È ok, quello il ok, problema. ok. Quindi come puoi cambiare tu facendo 1, 2, 1, 2, Sì. 3, 4? Anche chi è davanti deve poter cambiare, per forza. Ok. Se no rimani vincolato. Ragazzi, vi spiego come si fa un tanso sul pugno. Ok. Rimani vincolato a quella roba lì. Quindi qua faresti questo. Per esempio. Sul gancio. Per esempio. Ah, sei sempre là. Esattamente. Quindi se io faccio Sì, diretto. non faccio questo. Uno, vedi, Ok. ho perso strada. Quindi devo togliere la tensione, Ok. ma la presenza c'è, devo comunque occupare spazio. Sì, che tu dici più sei vicino, Ovvio. meno c'è Ovvio. la rincorsa dei Ovvio. colpi. Ovvio. Ok. Sì. Anche perché il Wing Chun si può dire Vai. è molto a distanza ravvicinata. Quindi è una box a Sì. distanza ravvicinata. A distanza avvicinata. Nell'ultima forma del Wing Chun arrivi a distanza al gomito, Ok. che non è spoiler, chicca. Adesso qua ve La sa anche Gianluca questa o no? Sicuramente. La sai solo te. Ma in realtà io mi sono accorto che molte cose lui non me le dice. Lui mi veicola non ad arrivarci, mi Ok. veicola a pensarci. Bella questa cosa. Ok. È un mentalista. È Gianluca. capitato per esempio che a degli allievi, un mesetto fa, ho fatto il seminario, ho spiegato una cosa che non c'entra niente col Wing Chun. Col Wing Chun, non c'entra niente. Parlava degli 8 pezzi del broccato. Che sarebbe? Parlavo di questa roba qua. Ok. Adesso parliamo delle tecine del chilo. Cosa- No, guarda- no, guarda lasciamo che stare. vedo. Non ci Cos'è fermiamo questa lì. roba? È una cosa che è fuori da Wing Chun. E l'ho fatta e non ho spiegato il senso, che è quello che ho spiegato a te prima. Cadi col petto, spingi con le gambe. Ah, ok. Ok. E un allievo mi fa, sai che martedì sera Sifu ci ha spiegato la stessa cosa, nella stessa identica maniera. E non ci siamo mai visti, non abbiamo mai parlato. Quindi mi veicola non a pensare a quello, mi veicola Ok. a pensare. Quindi quello che penso io, sicuramente lo pensa anche lui. O meglio, quello che penso io adesso sicuramente l'ha pensato lui tempo fa. Perché ovviamente è un passo avanti. Ok, certo. Ok? Certo. Quindi, per esempio, stiamo parlando della distanza. E qua avevo detto spoiler. Per esempio, nella BUG Che sarebbe? è la terza forma del Wing Chun. Non mi Quella parlare che tu così perché vedi. non le so io queste cose. Hai mai visto i video? Sì. Ok, quella Ok. lì. In realtà ci sono persone che quando fanno questo, gomitata, vanno avanti col gomito perché hanno l'idea di tirarti la gomitata. Ok. Ok. Apriamo la testa, apriamo la mente. Se nel Wing Chun tradizionalmente si dice che il tuo peso deve andare sulla gamba dietro perché devi preservare il tuo equilibrio, eccetera, Sì. eccetera. Se io faccio questo per andare là, il mio peso dov'è? E penso sia in avanti perché ti sei portato in avanti. Ovvio. Quindi in E invece realtà, dove deve rimanere però il peso? Vieni. Te lo faccio vedere così. In realtà, se prendiamo questa distanza Sì. e io tiro una gomitata facendo questo, così ho peso in avanti. Ok. In realtà, se io metto il peso dietro, la mia gomitata non ci arriva. Ok. Quindi cosa faccio? Devo tirare. Ti ricordi che c'era al seminario con Sigon che diceva il pugno del Wing Chun non è questo? La potenza del Wing Chun. La potenza del Wing Chun è questa. Un senso e l'altro senso. Quindi io ti porto a me. Ok. Quindi non è colpire una parte ferma, ma portare quella parte ferma Esattamente. contro il tuo Quindi nella BG, per esempio, Ok. in questa che parte si sommano qua praticamente le forze. c'è la forza gomitata di che andata va e in la forza- avanti Ok. e la cosa più importante è il gomito che va indietro. Ok. Perché pugno? Io sono qua, io con questo tiro indietro, non vengo da te. Ok. Perché mentre arrivo da te gancio. Uh, Quindi mentre io ti tiro, gancio. ok. Io Hai voglio già tirarti spostato. mentre tiro la gomitata. Ok, quindi ho perso praticamente. Quindi la- quello qual è il problema? Se tu vedi Sì, una perdo anche equilibrio. Bravo. Come Quella è la faccio a base. tirare il gancio se poi. Quindi se tu vedi una persona che vuole andare verso, gli manca qualcosa. Vuol dire che quella persona è proiettata su cosa? Sull'altro. Vuol dire che non ha passato abbastanza tempo In qua. quella posizione. Perché questa parte qua ti concentra su te stesso.
Ok. Se tu sei proiettato sull'altro, tornando a prima, sei come qualunque altra persona. Quindi uno lo vuole spingere, io lo voglio spingere. È uguale. Non mi piace questa cosa. Questa è un'interpretazione che ci sei arrivato te con il... Certo, ma sicuramente ci è arrivato anche E Sifu. ci va tanto tempo, no, per arrivare. Cioè, per farti queste domande ci devi proprio vivere dentro. Ovvio. Devi pensare Wing Chun, Ovvio. pensare Kung Fu, sogna Kung Fu, vivi Kung Fu, respira Kung Fu. Metti la cera, Metti la cera. Quanta cera ne hai messo? Non lo so. Per capire Qua. questa cosa. Ce l'abbiamo un colpitore? Ci abbiamo anche il colpitore, Yes. Sifu. Ora vorrei che mi facessi vedere qualche colpo, perché è tutto bello, no? Vedere le tecniche, vedere le cose. Però io sono venuto qua per metterti anche un po' alla prova. Si sentono i colpi dell'allievo diretto del Sifu più forte in Italia? O non si sentono? Vediamo. Ci sei? Vuoi mettere la stapa? Quindi la mia idea è sempre quella di fare un passo. Basta. Ok. Perché? Perché Il maestro non può scegliere l'allievo in realtà, perché comunque è l'allievo che sceglie il maestro. Ok. Tante persone non sono disposte a sentirsi dire alcune cose.